Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Grazie, 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 grazie. Infinitissimamente grazie. Grazie per tutto quello che mi state scrivendo in questi giorni, ma soprattutto mi avete mandato decine e decine di mail per chiedermi come sta Gianni San, mio padre. Non ne ho parlato in questi giorni perché stavo in un turbinio emozionale che non vi... Abbiamo pubblicato tanti video importanti e diciamo che ho elaborato il mio tormento nella creazione di consapevolezza, ecco. Quindi ci ha fatto passare dei giorni impegnativi Gianni San. Eh sì, ci ha fatto passare dei giorni impegnativi e siccome mi avete chiesto tantissime di voi di aggiornarvi, ecco, oggi sono pronta ad aggiornarvi. E allora, mio padre è stato praticamente a letto da quando è uscito dall'ospedale. Andava soltanto a mangiare poco, pochissimo, tant'è che si era malnutrito, stava perdendo peso e quindi per 4 giorni gli hanno fatto le flebo di vitamine. Un booster di vitamine che oggi si è alzato pimpante, che l'ho accompagnato a fare una visita. E quindi è uscito per la prima volta di casa dopo 8 giorni che stava dentro casa nel letto praticamente, quindi stava un po' stanco, debilitato e non riusciva a stare in piedi e non riusciva così. Oggi niente, si è fatto la barba, si è sistemato così, era bello pimpante. Che bella giornata! L'ho guardato, gli ho detto ma io ti uccido papà. Cioè, perché? Perché sia io che mia madre, che siamo poi io e mia madre qua, perché mio fratello sta a Milano, non sta qua per lavoro, e quindi io c'avevo la mia... È giusto raccontarvelo perché è la mia esperienza che mi permette di dare certi insegnamenti su come anche, no? Cazzute, andare incontro alla situazione e stare sempre nella presenza, no? Quindi ci ha fatto dannare in questi giorni perché non voleva mangiare, non si voleva alzare dal letto, perché c'è una cosa importante, perché mio padre sta in crisi di astinenza. Siccome non ha la minima intenzione di tornare a fumare, dopo quello che ha avuto, crisi respiratoria, l'abbiamo preso per capelli, ecco qual è stata la verità. E quindi sta avendo questa crisi respiratoria, questa sorta di depressione, sta a letto, non va in cucina. Questo l'ho dedotto io e mia madre perché se andava in cucina, se sta in cucina, modalità salotto, si accendeva la sigaretta in continuazione uno dopo l'altro, e quindi preferisce stare in camera da letto, a letto dove non si fuma. E quindi sta combattendo con questo drago, con il suo drago, che mio padre ha fumato, sono 60 anni, per 65 anni ha fumato mio padre, quindi adesso sono più di 20 giorni, ok, quindi sta in questa situazione in cui va compreso, anche da noi si dice tocca le busca pure un po', cioè va compreso, ma anche dato il petardo, capito? Cioè nel senso, vabbè, mia madre, la prof, diciamo, non è delicata come me. Io sono figlia sua e figlia di Gianni San, quindi meno male che mia madre, sapete che è il Führer, no? Quindi con questa tensione in casa di mia madre che gli cucina tutte le pietanze possibili e immaginabili, quello che gli hanno detto i dottori, eccetera, mio padre si mangia solo una forchettata, e quindi mia madre che gli dà addosso, mio padre che sta combattendo col drago, poi arrivo io e impazzisco e li faccio stare zitti tutti e due, ecco. Quindi, ecco, questo fuoco interiore sono le immagini del mio samskara. Non è come diceva Arjuna, come diceva Krishna ad Arjuna nella Bhagavad Gita, tu hai diritto all'azione, non ai frutti dell'azione. Cioè, che cosa mi fa star bene? Il fatto che io ci sono là, sto sul pezzo, sto sul pezzo, sto sul pezzo, sto sul pezzo. E anche quando mi incazzo con lui e con lei, è perché sto sul pezzo, cioè non perché pretendo di ottenere un risultato, seppur c'è questa aspettativa, però so che il mio pezzo è stare sul pezzo, cioè essere quello che sono io, cioè quello che facciamo noi insieme, no? Quello che facciamo tutte insieme, io sono questa e io quando devo immettere una disciplina so che, come ho detto pure a mio padre, sappi che tu adesso che stai cambiando vita per una vita molto migliore di quella di prima, qual è il senso?
che la tua mente ti dirà di tornare a quella zona comfort, e allora ogni volta che la tua mente, che tu vuoi fare qualcosa, la tua mente ti dice no, devi fare quella cosa, cioè devi fare tutto l'opposto di quello che ti dice la mente in questo momento, papà. Ma non è facile, non è facile, lo so, e vabbè, lo fai, cioè, punto, lo fai, disciplina, te lo imponi, lo fai, cioè, non è che ne potremo crogiolare, insomma, no, no, lo fai, voglio dire, stai bene. Stai in questa sorta di crisi e di astinenza, va bene, stai bene però, stai bene. Quindi ti comprendo, però allo stesso tempo ti do un petardo. E se non mi ascolti ti faccio un mazzo così. Le nostre sorelle con le quali faccio i percorsi e le consulenze lo sanno che, no, ma ci conosciamo ormai da tanti anni, no ragazze mie, ragazzi, quindi e i risultati li ottenete perché vi mettete il petardo, perché fate la disciplina, perché la mente si crogiola nel renderti vittima, nel non farti fare quello che tu ti sei imposta di fare, per cambiare. Che poi non è che cambiamo, noi dobbiamo nascere a quello che siamo e la tua mente non vuole, poi noi diciamo cambiamo, ma non è così. Cioè, una quercia non può diventare un albero di limone e viceversa. Mi spiego? E sono le resistenze, gli attaccamenti che ti impediscono di essere quello che sei destinato a essere. Quindi in questi giorni il mio tormento come l'ho vissuto questo tormento? Con tutto quello che ci insegniamo sempre. L'ho vissuto nell'Emao meraviglia, come vi ho detto anche nel video che abbiamo pubblicato venerdì. Quello è disumano perché è divino. L'uomo comune, l'homo consumens, l'individuum è la vittima. Però tu sei un divino incarnato in quella macchina biologica lì. E quindi l'evoluzione della Terra è impellente in questo momento, sollecitazioni una dopo l'altra, perché vogliono che tu alleggerisci questi corpi eliminando gli attaccamenti. Quindi, perché ti stavo dicendo questa cosa? Sto come una pazza comunque. Cioè, sto sul pezzone. Mattina sveglia prestissimo, fai pratiche di yoga, fai lezione con la Selene, poi lavora, poi vai da tuo padre, poi fai questo, poi gestisci quello, tu. E quindi meno male che esiste lo yoga sciamanico, che più lo fai, più pensi di stancarti, invece stai acquisendo forza. Meno male. E quindi, che vi stavo dicendo, ragazzi? Mi sto rincoglionendo. Questo è come... Ah sì, questo. Come vi ho detto in quel video, essere quando dici Emao meraviglia per una situazione, Emao meraviglia, non significa stare nell'entusiasmo, non significa essere esaltati. Mi è successa una cosa bellissima, che entusiasmo. No. Emao meraviglia, stare nell'entusiasmo, significa entusiasmo, viene dal greco enteos, che significa essere in Dio. Siccome gli eventi che ti arrivano sono divini, tutti, perché è tutto divino, quindi quando dice Emao meraviglia, sto nell'entusiasmo, cioè sto nel Dio che mi manda l'evento. Ecco perché, quindi con l'incazzatura, col dolore, con le ferite, con la cosa, io sto là, sto sul pezzo con entusiasmo. Anche se poi piango, anche se poi mi dispero, perché sono i miei samskara. Cioè, questo significa stare sul pezzo, essere grati quando vado a letto la sera, anche nei miei tormenti, nel dolore. Io dico grazie, maestro, per questa meravigliosa giornata. Grazie, maestro, per questa meravigliosa giornata. Ed è così che noi riformattiamo la coscienza, inserendo nuovi codici. E quindi il nostro Gianni San, molto discolo, mi ha fatto abbastanza arrabbiare in questi giorni. Non è arrabbiare, autorevolezza, questo è autorevolezza. E poi, quando succedono gli eventi, tu ti devi dare, non devi sbuffare. Succede l'evento, succede che quello non si alza, non vuole mangiare perché starà nel letto depresso, che non può fumare, ma non vuole più fumare. Ok, tu stai male perché senti il dolore di tuo padre, ma non è che tu stai sentendo il dolore di tuo padre che sta combattendo col drago della dipendenza. Tu senti
il tuo samskara, che grazie all'immagine di tuo padre tu puoi evolvere, tu senti il tuo attaccamento, che grazie all'immagine di tuo padre puoi evolvere. E quindi questo è un momento storico, ragazze mie e ragazzi, in cui abbiamo sollecitazioni continue, una botta dopo l'altra, perché ci stiamo alleggerendo, stiamo andando verso la gioia vera, che non significa essere esenti dal dolore in questo momento. Mi spiego? Ma ricongiungere la dualità, l'asticella di cui vi ho parlato nel video è disumano perché è divino, ok? Cioè, noi stiamo andando nel regno octonio sotterraneo, sperimentando le emozioni di cui l'anima ha fame e affamata, per sperimentare poi tutta l'altra dualità fino all'amore supremo, cioè per ricongiungere la centratura, unire ciò che sembra diviso, la dualità, farlo uno. E come si fa? Questo è il processo, questo è il processo. Quindi autorevolezza e disciplina. Mia nonna diceva volere e potere. Sono quei detti, quelle frasi. E che cos'è la magia se non un atto, se non l'arte di operare i cambiamenti attraverso la forza di volontà? E questo stiamo facendo. E questo. Le pratiche poi, i rituali sono fondamentali, i rituali sono fondamentali. Perché? Perché è tutto un rito, è tutto un rito. Essere consapevoli di questo, i rituali, formule psichiche, ma soprattutto stare sul pezzo, stare sul pezzo, stare sul pezzo. Più valori lunari sperimenti, cioè più emozioni lunari sperimenti, più l'asticella va verso i valori solari, l'amore incondizionato, la gioia suprema, che non è esaltazione. Quella è la nevrosi sociale. La gioia suprema ha a che fare con uno stato di bellezza suprema, dove non è l'esaltazione dell'essere umano, la gioia suprema. È qualcosa che per me c'è, non so se utilizzare la parola serenità, non dà, è debole come parola, la parola serenità, non dà la consistenza di questa gioia suprema. Io non riesco a trasmettervela, cioè nel senso, io ho toccato questi picchi di gioia suprema in cui era tutto pace, dentro. E dove non c'è desiderio, ecco. Questa gioia suprema dove non c'è desiderio, perché ho tutto quello che mi serve. Ho la consapevolezza di avere tutto quello che mi serve. Quindi mancando anche una sorta di desiderio, perché il desiderio poi ti fa affannare, no? Ma la vita è necessario il desiderio, perché è il desiderio di realizzare quest'unione che ti fa scendere sulla terra. Quindi questa assenza di tu, questa pace, questa... è inesplicabile a parole, perché anche lì le parole sono realizzate per vivere in un contesto di realtà di terza dimensione. Man mano che saliamo le parole non servono manco più, non serviranno manco più. Quindi ragazze mie, ragazzi, così stanno le cose. Ah, poi mi ha detto salutami le ragazze. Io l'ho guardato con quell'aria di assassina. Ti uccido, papà ragazzo. Quindi stiamo sul pezzo, grandi guerrieri, grandi guerriere. E questo, ragazze mie, dai, sì. Una cosa per le ragazze nuove e i ragazzi nuovi, con calma. Come vedete, vi ho risposto all'ultima email del 21 febbraio, giorni fa, ed erano pure le 3 di notte. Vi ricordate? Qualcuna di voi? Quindi piano piano vi leggo, vi rispondo, facciamo le consulenze, piano piano ragazzi miei, perché sono a centinaia, ok? Centinaia, piano piano faremo tutto quanto. Stiamo lavorando per voi, tutti noi, stiamo lavorando per noi, ecco. Va bene, dai, ragazze mie, ragazzi, grazie, io ci farei un applauso, grazie. Allora, oggi solo 2 varianti facciamo, ok?
e facciamo una parte generale, bella oracolare, facciamo un bel cocktail oracolare, una minestra oracolare, poi ci vediamo l'amore, eccetera. E facciamo dal 19 al 25 maggio. Che altro io volevo dire? Sì, vado a bermi un bicchiere d'acqua, arrivo subito, eh. Allora, eccomi qua, ho bevuto un litro d'acqua. Allora, ragazzi miei ragazzi, primo mazzo, secondo mazzo o uno o l'altro. Fatevi ispirare, lasciatevi ispirare. Quando facciamo due varianti solitamente esce un unico messaggio, esce un unico messaggio. E vediamo un po' cosa ci dicono per questa strepitosa settimana che entriamo con le Mo, Emo. Non è mani in alto, Emo, Emo. Ok, e partiamo dal primo. Allora, vediamo questa primavera che dentro di noi si è fatta sentire. Cioè, quando arriva questa primavera? Allora, la primavera dell'essere, vediamo in questa primavera dell'essere e del benessere, benessere e bellessere. Come diceva il mio maestro di bioenergetica, il mio professore di bioenergetica, che poi è diventato il mio dentista, geniale, un luminare veramente. Allora, vediamo un po'. Vediamo messaggi di questa settimana a partire da questi oracoli per te. Siamo uno, sono usciti 2 e 3. Allora, vediamo quali sono i primi messaggi. Carriera. C'è un angelo che ti guida nella carriera in questa settimana. Si apre in te la capacità di portare armonia, ottimismo e gioia, porterai ordine nella tua vita. Ti aprirai a nuove opportunità, successo nella vita, non solo nella carriera, nella vita. Questa è la settimana in cui avrai successo, nella carriera, nella vita. Vedi, qua c'è un angelo. Gli angeli non hanno sesso, no? È come lo spirito guida, l'amante mistico, no? Nello sciamanesimo si intende bene che cos'è questo amante mistico, può essere donna o uomo a seconda di ciò che muove il tuo immaginario erotico. Per immaginario erotico perché tutto è espressione, la creazione che noi facciamo quotidiana nella nostra vita è frutto di espressione erotica, creativa, no? Perché è la Kundalini che crea. Quindi se nel tuo immaginario erotico preferisci le donne, allora sarà una donna, lo sposo, la sposa celeste con la quale cooperi nella creazione della tua realtà quotidiana, altrimenti un uomo, viceversa. Ok. Allora, qua abbiamo però un angelo, lo spirito guida in questo caso, che è una donna. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? E qua abbiamo te, che tu sia uomo o donna, non importa, da uomo. Allora qua c'è il maschile che rappresenta l'azione, cioè quello che farai in questa settimana. La tua azione è guidata da un angelo femminile. Che cosa vuol dire l'angelo femminile in questo caso come archetipi? Dal tuo femminile interno, dalla tua intuizione, dalla magia, dalla poesia. Avrai successo in questa settimana nelle tue azioni, essendo guidata dal tuo intuito, dalla magia, da tutto ciò che riguarda il femminile. Ok, vediamo cos'altro. Hai una trasmutazione, ci sarà una trasformazione in questa settimana, un cambio. Trasforma la tua vita in un capolavoro divino, aiuto negli studi, evoluzione spirituale. Ci sarà molto avanzamento, molto successo in questa settimana, molto avanzamento, molto successo. Cos'altro? E una grande purificazione. Sei molto intuitivo, affidati a ciò che percepisci. Attorno a te e in te si crea pace e amore, sii compassionevole, è giunto il momento di disintossicarsi. Quindi è una settimana che apre bellissima, e apre bellissima. Mi stanno parlando di successo nel lavoro, nella vita, nella carriera, di una trasformazione che avviene, di un'evoluzione spirituale perché fai azioni guidate dall'intuito e avrai successo tangibile nella vita. E poi ci sono delle situazioni che andranno purificate grazie a questo successo, a questo entusiasmo che ti arriva. Sei molto intuitivo. Andiamo a vedere con i tarocchi cosa ci raccontano rispetto a queste carte. Vediamo. Allora, ho davanti 1.000.000 di tarocchi. No, 1.000.000 no. Quale prendo, ragazze e ragazzi? Quale prendo? Vediamo quale prendo. Queste, dai. Queste. Allora, vediamo.
facciamo carta carta? Vediamo su questa carriera. Sulla carriera, su questo successo in questa settimana. Aspetta, fammi mettere così. La temperanza, infatti c'è un'ottima comunicazione per quanto riguarda la vita pratica. Il 9 di denari, eh sì, questo è il successo nel lavoro, nella carriera, in questa settimana. Comunicazioni che ti danno successo, anche comunicazioni di entrate e di denaro. O se, che ne so, molti di voi mi dicono, per noi che stiamo in pensione, che non lavoriamo, vi direi trovatevi un hobby, nel senso, allora, ce l'avete un hobby, no? C'è qualcosa che vi appassiona, una cosa che ho cercato di mettere a mio padre. A me mio padre legge, scrive le sue poesie, ma a volte poi sì, quindi hai necessità di dargli un po' di sostegno, di dargli un po' di stimoli. Quindi è importante che la passione sia in voi durante la vostra vita, anche se siete in pensione, va bene? Perché la passione è l'eros. Quindi se magari l'eros non è relativo soltanto alla genitalità, ve lo insegno sempre con la Kundalini, l'eros è l'energia creativa, quella che crea. È un aspetto dell'amore l'eros. Poi come ci insegnano i greci, ci sono tanti aspetti dell'amore, no? La persona spirituale cosa deve fare? Deve sempre assicurarsi che ogni aspetto dell'amore sia soddisfatto. Per esempio c'è anche l'aspetto, la dea Storge per i greci, che è anche il senso della famiglia, l'amore familiare. C'è la filia, che è l'amicizia, no? Un altro aspetto dell'amore. Poi c'è Agapè, ci sono tanti altri aspetti, c'è Xenia se non sbaglio, tanti altri aspetti dell'amore. Quindi la persona spirituale si deve assicurare che tutti questi aspetti siano soddisfatti. Quando diciamo eros, non è che devi avere rapporti quotidiani costanti con qualcuno, non è quello, quella è la visione distorta della nostra civiltà occidentale. Eros è tutto ciò che ti dà piacere creativo, anche un hobby soddisfa l'eros, mi spiego, anche è un atto erotico, un hobby, oppure che ne so, un gruppo di amici stimolanti è eros, oppure la nostra comunità che dà stimoli, no? La nostra famiglia eros. Ecco, quindi questa è la settimana che anche se non hai lavoro ci sarà qualcosa che ti permetterà di sviluppare l'eros e una condizione psicofisica che ti permette di stare veramente bene, di sentirti come se hai tutto e che stai veramente bene, perché i denari sono anche il fisico, no? Al di là di questo, chi invece lavora, chi ha un'attività o che se non hai lavoro, qua arrivano delle comunicazioni importanti per qualcosa che riguarda i possedimenti. Anche una guarigione sul piano psicofisico, piena guarigione sul piano psicofisico, va bene? Ok. Cos'altro? Bellissimo, un'apertura di cammino. Il 3 di bastone mi dice che sei come questo leone qua, come questo baldo giovane sul leone che attraversa l'arco. Ti sentirai in potere con questo leone. Il leone è il coraggio, il potere di varcare nuovi confini grazie a queste belle notizie, a questa bella condizione che arriva in questa settimana. E il 3 di bastoni è l'apertura di cammino verso nuovi lidi, nuovi lidi. E qua abbiamo, ricordati, ottimismo e gioia, porterai ordine nella tua vita, ti apri a nuove opportunità, successo nella vita. E proprio sono esemplari queste carte qui che sono uscite, ok? Ok, adesso andiamo a vedere l'altra, sulla trasmutazione. Sulla trasmutazione. Trasforma la tua vita in un capolavoro divino, aiuto negli studi, evoluzione spirituale. 10 di coppe, vedo armonia in famiglia, o armonia, 10 di coppe e tanta armonia. Ah, abbiamo un 2 di coppe qua. Allora, armonia in famiglia, però ci sono preoccupazioni con qualcuno, il 2 di coppe.
Non è ancora la stesa sull'amore, ma mi marcano che probabilmente ci possono essere delle preoccupazioni inerenti alla condivisione con qualcuno. Vedo armonia in famiglia, o armonia con gli amici tuoi stretti, le persone che ami più vicine, e poi con una persona in particolare c'è un po' di preoccupazioni, o ci possono essere già state. Tant'è che mi arriva la carta della trasmutazione oracolare, no? E ti dice: trasforma la tua vita in un capolavoro divino, aiuto negli studi e evoluzione spirituale. In questo caso come l'applichiamo qua? Ci sarà un'evoluzione spirituale legata a una situazione di preoccupazioni legate all'amore. Questa può essere anche l'energia di una persona con la quale sei in risonanza, che ci sono preoccupazioni rispetto alla famiglia, rispetto a te. Sì, però siccome nel tuo campo energetico riguarda te, perché l'altra persona è sempre una proiezione tua, quindi succederà che ci sarà una trasmutazione, un cambio relativo a questa sensazione di angoscia o di preoccupazioni legate, qua c'è un 2 di spade, non saper che decisione prendere, o tu o un'altra persona, legate a un rapporto di coppia, che può essere anche un rapporto d'amore, di amicizia, va bene, l'amore lo vediamo dopo. Quindi una trasformazione di questo tipo. Vediamo il lato positivo di questa trasmutazione in questa settimana su questa stesa. E ci sarà un 6 di bastoni. Allora, se il 6 di bastoni qua in questo caso mi dice che esci fuori dalle difficoltà o dalle preoccupazioni che ti animano da dentro rispetto alla connessione con qualcuno. Esci fuori dalle difficoltà riprendendo il controllo della situazione. Ora, siccome il 6 di bastoni è un'energia molto autonoma, molto di soddisfazione personale, o le preoccupazioni legate a un amore a cui stavi pensando vanno via del tutto, avrai una trasformazione, non vedi più nell'altro un carnefice, ma piuttosto vedi la tua proiezione e quindi la consapevolezza che ti fa riprendere in mano il controllo della tua situazione emozionale. Oppure si risolvono le questioni legate a una persona con una persona. Siccome siamo a migliaia, il fatto è che tu ti vedo bene rispetto a una situazione di tensione. Ok. Vediamo adesso rispetto alla carta purificazione, che credo che abbia a che fare sempre con questa carta qui. Vediamo un po' cosa ci dicono sulla carta della purificazione. Se è molto intuitivo, affidati a ciò che percepisci attorno a te e in te si crea pace e amore, sii compassionevole, è giunto il momento di disintossicarti. Vediamo un po' questa disintossicazione. Mangiate quanti più cibi crudi possibili, ragazze mie, in questa settimana, o comunque adesso in questa stagione quanti più cibi crudi possibili. Se magari mangiate cibi cotti, no? Lo mangio pure io ovviamente, però magari mettetevi una coppetta di insalata, mettetevi lattuga, carote, ravanelli nello stesso pasto, hai capito? Cioè che ci sia una porzione sempre, questi studi in naturopatia che non andranno mai via. Ho fatto anche rima, vabbè, non c'è. Una coppetta di insalata ad ogni pasto, tipo, che ne so, mangiate un cibo cotto, una pasta, non lo so, se mangiate pesce, se mangiate carne, se mangiate uova, se mangiate, non lo so, quello che mangiate, insomma, no? Accanto a quello che mangiate, metteteci sempre un'insalata di qualche cosa dentro. E soprattutto, il rito. Quando mangiate, sappiate che siete il Papa, un sacerdote siete, state officiando un rito. Quella cosa che introducete, che sia un'insalata, carota, un ravanello, quella cosa si sta donando a voi, quell'alimento, quel nutrimento si sta donando a voi, da visibile, tipo la carota, da visibile tu la mangi, diventa invisibile e diventi tu quella carota. Quindi tu sei un mago in quel momento. Guarda come la carota per amore si offre a te. E quindi abbi consapevolezza di questo, che sta avvenendo un atto di trasformazione. La carota muore e diventa te. Si sta dando a te per amore. Quindi questa pratica rituale ogni volta che mangiate, che magari poi io all'inizio mi dimenticavo di fare questa cosa, che è una cosa semplicissima, cioè alla fine, poi invece ringrazio e sento che quella cosa si sta donando a me, ringraziando quella carota, quel ravanello, quello che qualsiasi cosa tu stia mangiando. Anche un piatto di pasta, io ringrazio quel cibo e penso a chi ha colto il grano, a chi ha colto, a chi ha lavorato la pasta. Lo ha fatto per me, perché sulla mia tavola c'è quella pasta, lo ha fatto per me.
Ecco cosa significa anche la concezione dell'uno, che una persona che tu non conosci ha lavorato quella pasta per te ed è sul tuo tavolo. Quindi benedire e ringraziare tutto il processo di produzione. In questo modo avviene la purificazione, la disintossicazione, che è una disintossicazione animica quando mangiamo di fretta. Ve lo dico perché ero la prima che mangiavo di fretta, anche a me ogni tanto mi succede, però poi mi ricordo che mi sono dimenticata. Cioè l'importante è che ti ricordi. Il senso è proprio questo, è ricordarsi, ricordati di te, la presenza è questo. In questo modo ti disintossichi da energie mentali che vogliono distrarti dal momento presente, rubandoti il potere. Ok, vediamo un po' sulla purificazione. E infatti abbiamo un giudizio che mi parla di una. Il giudizio per antonomasia cos'è? È la resurrezione dei morti. Situazioni che erano sospese, che si doveva prendere una decisione rispetto a delle situazioni, qua rispetto alla purificazione. È arrivato il momento che io prenda una decisione che stava lì da tempo, che io prendessi sulla carta della purificazione. Ok. Gli amanti, una decisione. Ah, cavallo di bastoni. Allora, oltre a quello che ti ho detto, io qua arriva una chiamata di qualcuno. Una chiamata d'amore arriva qua, all'improvviso, inaspettata, non te l'aspetti. Il Papa, abbiamo appena nominato il Papa. Allora, questo da un lato, la chiamata di amore di qualcuno, all'improvviso una persona che non ti aspetti, può essere una persona che conosci bene, che prova molta attrazione per te, ma c'è anche gli amanti qua. Quindi c'è anche una componente amorosa degna di nota. Però, siccome sulla carta della purificazione mi hanno detto che questa cosa qui, officiando il rito, essendo presente a te stessa o a te stesso, tu riesci ad avere le intuizioni giuste. Ricordati, sei molto intuitivo. Se tu ti fermi a contemplare che stai mangiando o tutto quello che stai facendo, riesci a fermare la mente, a avere intuizioni che sono scelte dettate dal cuore, anche nel rapporto con qualcuno. La serie. Ah, cazzo, mi sta chiamando lui, aspetta che mi mangio prima l'insalata, perché sennò non riesco a capire. È un po' così. Un po' così. Io ti dico, questo ti stavo dicendo, che questo su un aspetto, no? Ti chiama qualcuno all'improvviso che conosci bene. Bene, ma superato, cioè, un po' più sopra con la carta della purificazione, cosa c'è? Sapere che devi prendere una decisione che è lì da tempo. Questa decisione che prendi della purificazione dalle energie tossiche mentali, diciamo, ti porta a fare le scelte giuste, animate da un grande impeto. Ok? Ok, ragazze mie e ragazzi, detto questo, adesso andiamo a vedere l'amore. Allora, sia che tu abbia una persona che non ci sia nessuno, andiamo a vedere un po' nell'amore come sta l'energia in questa settimana. Allora, mettiamoci un po' di oracoli prima. Amore per te, primo mazzo, mettiamocene una di queste, poi ci mettiamo una di queste, poi ci mettiamo una di queste, e vediamo, amore, energia. Tieni la mente aperta, la tua anima gemella potrebbe essere diversa dal tipo di persona che ti aspetti o che frequenti di solito. Amore clandestino, assetto del territorio, saggezza ancestrale. Allora,
queste carte mi stanno parlando che in questa settimana, allora parliamo delle ragazze e dei ragazzi che hanno un amore clandestino, va bene? Magari alcune di voi non stanno accettando questa cosa, però come ci insegniamo sempre, tutto ciò che hai davanti è ciò che ti serve, ciò che ti manda il Dio amore, come vi ho detto nel video Magia Pratica 12. Ragazze mie, riascoltatevi bene quel video perché vi ho fatto proprio capire qual è la parabola dell'uomo sulla terra e anche l'amore in cosa consiste. Proprio l'amore quando passi dai chakra più alti, capito? Che cos'è veramente, non dai chakra più bassi, da una prospettiva più limitata, da una prospettiva più ampia. Allora, alcune di voi stanno avendo un rapporto clandestino oppure di un amore di vai e vieni, eccetera. E dice, non è la mia anima gemella, però quando c'è questo qua, a me mi fa impazzire. Però non è la mia anima gemella perché ho dei modelli di riferimento inconsci su come dovrebbe essere una coppia. Qua ti arriva la saggezza in questa settimana, perché quello che hai davanti è esattamente, o che non hai davanti, perché la mancanza non è assenza ma è invisibilità. Quindi quello che hai tu in questo momento, che sia assenza, che sia presenza, che sia amore discontinuo, è esattamente quello che ti serve. Perché tieni la mente aperta. La tua anima gemella potrebbe essere diversa dal tipo di persona che ti aspetti o che frequenti di solito. Quindi magari hai un rapporto con questa persona e dici no, non è lui perché? Perché secondo dei modelli che ho nella testa non è lui. No, ma perché non è lui? Ecco, questo per alcune di voi mi arriva proprio lampante questa cosa. È come se vogliamo sempre, non includendo quello che abbiamo, non possiamo auspicare a una realtà diversa, non includendo quello che abbiamo. Mi spiego? Tutto ciò che hai è quello che ti serve, il Dharmakaya, cioè gli insegnamenti del Buddha sono esattamente ciò che vivi quotidianamente, tutto quello che hai è quello che ti serve. Poi, per altre di voi, qua c'è una persona che conoscete, un po' un amore clandestino, un po' eccitante, al tempo qua c'è la luna, no? Qualcosa che smuove le tue profondità e che magari dici ma non è la persona, non è una persona con la quale ho sempre avuto rapporti, magari sono stata con persone diverse fino a questo momento e qua è una persona totalmente diversa e quindi è come se guardassi un po' e ti lasciassi ispirare, cioè guardi un po' da lontano questa cosa e dici ma che sta succedendo? Vediamo un po' cosa mi raccontano i tarocchi. Allora, energia tua. Cosa succede alle mie ragazze e ai miei ragazzi nell'amore? Come vanno a stare in questa settimana, dal 19 al 25 maggio? Un augurio a tutte le mie ragazze e i miei ragazzi che fanno il compleanno toro, che finisce il toro e inizia il gemelli. Io col gemelli ho forse 15 compleanni. Mio fratello gemelli, la mia migliore amica gemelli, il mio migliore amico gemelli, mio zio gemelli, tutti gemelli. Vabbè, io col gemelli vado, sapete, da acquario gemelli. È una coppia esplosiva proprio. Ecco, soprattutto in amicizia, grandi amici, proprio potentissima. Allora, vediamo come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi dei gemelli in amore. E dei gemelli, ma ho detto gemelli. Le mie ragazze del primo mazzo. Vediamo. Vediamo. I miei ragazzi del primo mazzo come vanno a stare in amore. Vediamo. La papessa e ti vedo. Ti vedo maga, sciamana, sciamano. Un cambio, la ruota. Due di denari. Guarda, qua c'è un cambio che non sta arrivando in amore, oppure che ci sono delle opzioni, oppure io ti vedo, sai che energia vedo in te, questa è la tua fila energetica, molto più introversa, cioè vagliando le situazioni, ti stai dedicando ai tuoi studi, al tuo lavoro, vuoi questo cambio per quanto riguarda ciò su cui stai mettendo l'attenzione a livello interno e il due di denari mi parla di te che ti vede molto occupata, molto occupato sul piano pratico, soprattutto per molte di voi, piuttosto che sull'amore. Questa è la tua energia in questa settimana. Al di là di quello che succede, poi lo vediamo. Questa è più che altro la tua energia. Puoi essere o indecisa tra due persone o indecisa sul piano amoroso o completamente concentrata, sia che ci sia una persona o meno, sui tuoi studi o sul tuo lavoro. Stai aspettando dei cambi sul piano pratico. Qua così ti vedo.
Sì. Vediamo, infatti sei denari, vedi, ti vedo molto concentrata nella quotidianità o concentrato sulla pratica. Vediamo adesso qual è l'energia della persona che ti viene incontro. Qua abbiamo visto un amore clandestino, qualcuno a cui piaci. Vediamo un po', però ti dicevo già, ti vedo un po' più eterea o etereo, cioè a guardare qua tu stai, vedi? E il mondo sta qui, ti vedo un po' guardare le cose a distanza. Vediamo l'energia della persona che ti viene incontro, quell'amore clandestino che abbiamo visto lì. Qual è l'energia della persona che ti viene incontro in questa settimana? C'è una stella qua. Cavaliere di bastoni a Civicchia. 6 di bastoni. Perché il 6 di bastoni? Infatti, c'è una persona che ti vuole a tutti i costi qua. Molta energia sessuale, molto romanticismo e sessualità. Può essere una persona che qua il mondo mi parla che vuole avere col 6 di bastoni, che vuole avere successo con te, ti vuole conquistare, vuole che tu, insomma, perché a te ti vedo più introspettiva, introspettivo, no? Qua c'è questa persona animata dalla stella nei tuoi confronti con grande fermento, grande impeto e vuole avere proprio successo, successo con te. No, al di là se tu lo vuoi o meno, questo è. Magari può essere una persona un po' più immatura da un punto di vista emozionale o anche da un punto di vista più intellettuale, un po' più immatura, un po' più rustica rispetto a te, che sei una figura un po' più con la papessa di elevazione spirituale, però voglio dire, gli opposti si attraggono anche si compensano. No? Guarda mia madre e mio padre. Prendi. Sì, sì, quindi questa energia qui. Abbiamo visto le due energie, vediamo adesso cosa succede alla fine in amore per te in questi prossimi giorni della settimana. 10 di bastoni, l'imperatore, 5 di bastoni, non, li vedo che dai un po' da filo da torcere a questa persona, vedo che hai un po' dai un po' di filo da torcere a questa persona, perché? Qua vedo tanta stacchezza relativa a delle cose impegnative che devi fare, riguardanti la tua stabilità personale, il tuo lavoro, e qua c'è il 5 di bastoni, vedo un po' di tensione tra te e questa persona, o è tensione a livello lavorativo o nel tuo intorno che non ti permette tanto di aprirti all'altro, perché a te vedo con i dubbi, che questa persona va a sparo, cioè tutta sparata, mi spiego. Vediamo un po', ci sono state delle situazioni che ti hanno stressato ultimamente, un po' pesanti, che riguardavano altro dall'amore, con l'imperatore e tutti questi bastoni qua, cioè situazioni di casa, situazioni di lavoro, situazioni di famiglia, situazioni che riguardano il tuo intorno lavorativo, magari litigi con i colleghi, oppure situazioni di tensione con i colleghi, o situazioni di tensione tra casa, famiglia, questo sto vedendo. Oppure qua c'è anche questa persona, e ti dico anche un'altra cosa, vediamo un po', che cosa c'è dopo il 5 di bastoni. Tu preferisci stare così come stai in questi giorni, 9 di coppe, ti lusinga questa cosa che c'è questa persona, però preferisci stare nella tua tranquillità perché ti vedo affannata su altre questioni. Eccoti qua, regina di spade, che tu sia uomo o donna non importa, ti vedo sulle tue. Vediamo energia positiva in amore. E vedi, qua ci sono guadagni economici. Quindi è come se la tua creazione, il tuo eros, lo riversassi nelle questioni legate, magari io qua ti vedo che hai molto lavoro, hai molto da fare e va benissimo il lavoro, mi dicono col 9 di denari. Quindi lavoro, situazione psicofisica tua, ti senti bella, bello e anche che non gli fai molto caso a questo qua. Questo, bello mio, e che ti devo fare a te, tu? Che ti devo fare? Se lei non vuole, che vuoi? O lui non vuole? Cioè, aspetta, no? O cambia strada, insomma, se non ti vuole. Ce lo dico a lui, sto parlando per te, a lui o a lei, insomma. Vediamo l'energia negativa in questa settimana. E infatti il lavoro e paggio di denari, c'è molto lavoro qua. C'è molto lavoro, il lavoro è prioritario per te e perché c'è un motivo per ognuno di voi. Vedi, sei denari, il lavoro è il motivo e credo che sia sostanzialmente tuo, va bene? Vediamo l'energia di questo imperatore. 3 di bastoni. Qua guarda, è come se stai guardando al futuro su più piani della tua vita. Vedi 4 di coppe, rifiuti un po' il corteggiamento.
Così lo vedo in questa settimana. Tra l'altro la prima carta era quella della carriera, no? Del tuo benessere personale. E anche lì, magari l'energia erotica si riversa sul piano creativo professionale. Tant'è che me lo confermano sulla stesa dell'amore, mi mettono a positivo il 9 di denari, che sia il fatto che a te non fai caso tanto alla persona, ma mi mettono i denari come energia positiva nell'ambito amoroso. Cioè vuol dire che l'eros si riversa sul piano pratico, la soddisfazione, l'eccitazione, la creazione. E nell'amore è proprio il lavoro che impedisce. Ok, però comunque andiamo a vedere con i miei potenti oracoli, lui lei, questo mingherlino col cavallo di bastoni, cosa ci racconta. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Allora, cosa ci racconta il mingherlino del cavaliere di bastoni? Può essere anche una signorina, eh? Vediamo un po'. Cioè, come se preferissi circondarti qui dei tuoi animali, sia animali dei tuoi amici stretti, bere con gli amici, un po' lasciarti desiderare, questo è quel 9 di coppe lì. Vediamo. E che ti ho detto, questo sta così. Le tue mani, la tua bocca, il tuo corpo, la tua mente, voglio tutto di te. E perché sta col cavaliere di bastoni? Non lo so, magari tu stai a una conferenza all'ONU da Buongemelli, da, a una conferenza all'ONU e lui arriva sotto il grande stabile dell'ONU, magari scusate, che ne so, a Bruxelles, con un bel gelato e le paparine, che sono le verdurine di campagna, no? Allora, io vedendo una scena del genere impazzirei d'amore subito, perché i miei amici lo sanno che quando succedono questi gesti io impazzisco. E tu lo guardi un po' dall'alto al basso, un po'. Dice, non potevi aspettare che tornassi a casa, magari in albergo. Vabbè, un po' così, le tue mani, la tua bocca e il tuo corpo, voglio tutto di te. Vediamo cos'altro. Guarda questo, sto pensando di regalarti un anello. E dice, con le paparine e il gelato non ce la faccio, compro un anello. Un po' così. Vediamo cos'altro. Sto male senza di te, ragazzi, questo qua sta così. Ma l'avevamo già capito, bello mio, l'avevamo già capito. Vediamo un po' che ci dicono ancora. Vediamo un po' con queste, con gli Osho Zen. Vediamo gli Osho Zen su di te. Il completamento, sì. Partecipazione. Sì, essere ordinari, l'otto dei denari è qua, io ti vedo proprio partecipare alla vita pratica, a ciò che ti appassiona quotidianamente, avendo grossi risultati nell'ambito pratico, economico, e questo ti stimola, questo ti stimola. Vediamo questo qua come sta, con la stella, cavaliere di bastoni, 6 di bastoni, e il mondo, il silenzio, c'è silenzio tra te e questa persona per alcuni di voi e ti sta pensando, perché questo non è un silenzio, questa è la stella, è proprio la stella. Ah, mo ci sto facendo caso, è proprio la stella. Cioè questa persona ti anela proprio, ti sogna, ti pensa, ti... non so chi è questo. Vediamo ancora. La fioritura, guarda, vuole fiorire con te, non a caso ha detto qua, sto male senza te, sto pensando di regalarti un anello. Vediamo se di bastoni è il mondo. La trasformazione. Per molti è una persona che sta avendo una trasformazione nei tuoi confronti ed è pronta proprio ad agire, magari ti manda un messaggio qua, WhatsApp, email, internet. Però qua c'è da parte tua ancora no. Questo è il cambio della trasformazione. Guarda, 6 di coppe, è una persona che conosci per alcuni di voi, ti sta sognando, ha nostalgia di te. Per alcuni di voi è così. Se incontrate una persona nuova, l'avete incontrata da poco, ragazze mie e ragazzi, questa è una persona che la state mandando fuori di testa. Vabbè. E tu dirai, vabbè, il suo karma. E vabbè, ok. Vabbè. Vediamo cosa ti dicono questi altri oracoli. Vediamo. Sull'amore. Un aiuto.
Vedi, conoscenza profonda è come la papessa. Ti fai i fatti tuoi tu, stai andando sai che fai ribollire qualcuno, moltissime di voi lo sanno. Latte e miele, questa è una carta bellissima di godimento però, co-creare, felice felice. Fammi vedere un'altra cosa. Vediamo sul 2 di denari. Ah, dopo, aspetta, vediamo perché il giudizio. Sì, 8 di coppe. Io sai che ti dico, se questa settimana non gli fai tanto caso a questa persona, latte e miele, ecco perché ho chiesto le altre due carte lì. Qua poi si prende una decisione per qualcosa di interessante, perché c'è l'asso di denari, il giudizio. Per alcuni di voi, questa persona di cui vi ho parlato, che sta così e c'è silenzio, ti chiama alla fine di questa settimana, perché può essere questa stessa persona ha problemi con il suo intorno, va bene? Ecco perché il lavoro è prioritario per te in questo momento. Poi ti chiamo questa persona perché ti vedo che ti chiama al volo, per alcuni di voi, Per altri di voi invece il latte e miele è un momento di alto godimento da un punto di vista personale, perché riversi tutta la tua energia, creatività e bellezza nel successo economico, perché qua è un lavorativo, perché ci sono cose che farai qua, te l'ho detto anche nella stessa precedente, che ti danno molta eccitazione dal punto di vista pratico, molto entusiasmo, va bene? Ok, ragazze mie, ragazzi, così stanno le cose. Quindi, detto questo, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Mi raccomando, guardatevi sempre i segni dell'oroscopo 2025, maggio 2025 per te, là dove c'è tutto, il rituale della buona riuscita, realizzazione di obiettivi, ok? Detto questo, ti ringrazio, ti abbraccio profondamente. Ma che ho detto, gemelli? Ho detto di nuovo? Non lo so, ragazzi, sono una pazza. Vabbè, avete capito. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che tutti gli dei ti benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il secondo mazzo o anche il secondo mazzo. Andiamo a vedere quali sono le energie per te per questa settimana. Allora, 19-25 maggio. 19-25 maggio. 19-25 maggio, energie per te, ne mettiamo 3. 1, 2, 3. Allora, vediamo un po' quali sono le energie. L'araba fenice, bellissimo, è uscito anche nel video di venerdì l'araba fenice, ragazze mie, ragazzi, bellissimo, guardate come si seguono poi, no? Nella nostra famiglia, nella nostra scuola. Che ti sembra questo come un finale felice? Qua c'è un finale felice, cioè questa dell'araba fenice è una carta che mi dice hai elaborato un bel po' di karma e sei entusiasta di quello che ne conseguirà. In questi giorni vedrai la fine di un karma, cioè non vedrai la fine di un karma, vedrai i risultati dell'adempimento della fine di un karma, cioè ci sarà questa felicità, sai come, qual è l'immagine che mi viene in questo momento, no? Sai quando un grande sportivo, un corridore, io sono stata una corritrice per tutta la vita, mo mi sono placata con lo yoga sciamanico, proprio quando corri, cioè fai chilometri, a un certo punto finisci. Wow! Quella stanchezza che non è stanchezza, è quell'impegno, è quella stanchezza fisica che ti dà un'eccitazione, un'esultazione. Così ti vedo, questa è l'immagine. Bello, 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 murale. Sì, la tua propria priorità. Allora, questa è una carta bellissima che ti vede in questi giorni molto felice, come se avessi vinto una grande battaglia contro le forze del karma, di dipingere proprio un murale, no? Laddove c'è una realtà che tu vedi con l'occhio della mente e ce l'hai dentro, tu inizi a colorare la tua vita fuori come la vorresti.
E quindi è come la tua anima ti chiede di fare. Qua ti vedo molto creativa o creativo in questi giorni, e la creatività è proprio la chiave, l'essenza della vita, no? È l'eros creativo, un aspetto dell'amore, l'eros, che è proprio la creatività, che ti permette di entrare in uno stato alfa, così si dice, quando fai quella cosa che ti appassiona, come se il tempo non esiste, così ti vedo fare quel qualcosa che ti fa essere proprio felice in questa settimana, e sarai tu la tua priorità. Cioè, per esempio, ti chiama un'amica, un amico, e andiamo per esempio lì oggi. Devo fare prima le mie cose che mi danno più eccitazione, cioè darai priorità a te. Rojo, perdona, rosso, perdona. Qua c'è qualcuno o qualcosa da perdonare. Bene, allora, allora, qua c'è la fine di un karma e i risultati raggiunti. Se questa settimana ti vedo come essere la tua priorità, che cos'è questo perdono? E qua è finita la tempesta, finisce la tempesta, torna la quiete dopo la tempesta, i fiorellini sbocciano. È come se ti trovassi poi in un momento di contemplazione durante la settimana dove è necessario un atto rituale. Che cosa consiste? Pacificazione delle immagini che hai vissuto di tempesta. Allora, il perdono, questo in quale video ve l'ho spiegato? Qualcuno di voi sicuramente mi risponderà. Magia pratica 9, magia pratica 10, deve essere o il 9 o il 10, penso. Allora, il perdono non ha a che fare con la religione sociale. Cosa vuol dire questo? Perdonare, come lo vuole fare intendere la religione sociale, non la religione esoterica, che è tutta un'altra cosa ed è bellissima. Ogni sistema ha due facce della stessa medaglia con la religione. Anche nel buddismo c'è il buddismo sociale e il buddismo esoterico. Nella religione cristiana, il cristianesimo sociale, il cristianesimo esoterico. Ok. Religione, la differenza un po', no, tra il contenuto esoterico ed esoterico. Esoterico con due S è la conoscenza che sanno i più, tutti quanti. Esoterico invece è il contenuto che sapevano all'inizio, nelle antichità, solo per pochi. Perché solo per pochi? Perché la gente non poteva capire, e soprattutto perché si voleva il potere sulle persone. Adesso i contenuti esoterici non hai scampo dal non conoscere, dall'ignoranza. Tu puoi conoscere e metterlo in pratica. Ok, fatta questa piccola parentesi, il perdono cos'è? Non significa ergersi al di sopra dell'altro dicendo io ti perdono perché io so meglio di te, ti perdono, tu sei uno stronzo, scusate il termine, e ti perdono. No, no, è lì che stiamo sbagliando, perché lì c'è proprio mettersi sul piedistallo rispetto all'altra persona, l'altra circostanza o le altre situazioni, dove non le stai vedendo come facenti parte del tuo programma animico. Il perdono significa affidarsi agli dei, che sono gli eventi che ti sono accaduti, che ti hanno fatto tribolare. E qua mi viene in mente la frase bellissima che ormai voi conoscete del mito, perché l'anima parla attraverso i miti, e l'anima descrive, è come se il mito non porta in essere una realtà data. Il mito ci descrive proprio come noi approcciamo, chi siamo noi, veramente. Il mito, la poesia, tant'è che la creazione dell'anima, cioè tutto quello che vivi, si chiama mitopoiesi. E tu per parlare con l'anima devi utilizzare i miti. Per capire l'anima devi utilizzare il mito, i simboli, il linguaggio simbolico, è tutto simbolico nella vita. È tutto un simbolo del divino nella vita. Ok, allora, il mito di Arianna, c'è una frase bellissima che disse Arianna, sapete che Arianna venne lasciata sull'isola di Nasso, da cui piantata in Nasso, non piantata in asso con la, piantata in Nasso, sull'isola di Nasso, da Teseo. Ma ci vuole quel coglionazzo. Teseo che la lascia questa povera ragazza sull'isola dopo che è stata tradita. Lei ha tradito il padre per amore di questo Teseo. Teseo poi l'ha tradita a sua volta, l'ha lasciata sull'isola di Nasso non portandosela con sé, come le aveva promesso. Quindi questa povera ragazza sta su quest'isola deserta destinata a morire. Arianna cosa fa? Si dispera quando vede le navi di Teseo andare via. Si dispera. Ma non è che attua la vendetta contro Teseo, non è che agisce la sua rabbia, il suo dolore, no. Dice questa frase bellissima e vi faccio capire cos'è il perdono per l'anima. Non si chiuderanno i miei occhi nella morte prima che io, tradita, non abbia chiesto giusta vendetta agli dei.
Cosa significa chiedere giusta vendetta agli dei? Significa affidarsi agli dei. Mica è Arianna che agisce contro Teseo. E cosa sono gli dei? Sono le sue stesse emozioni. Mi affido alle emozioni, rabbia, tristezza, dolore, tutto si affida agli dei. Questo è il perdono. Cioè mi affido agli dei, che sono gli eventi che mi hanno manifestato questa tragedia, comprensiva dei personaggi facenti parte di quegli eventi. Così fermi i venti del karma e non li ripeti più. Affidandoti agli dei. Quindi formula pentacolare, magia pratica 11, ti amo, ti benedico, ti perdono o ti ringrazio, ho fede in te. Oppure semplicemente se state nella disperazione, se siete state nella disperazione, ho fede in te, ho fede in te, ho fede in te, ho fede in te, ho fede in questo evento, perché è divino, fa parte del mio programma. Quindi tu puoi anche dire a una persona io ti perdono, ma non con la consapevolezza di ergerti al di sopra di quello che è successo, perché questo ti fa rimanere involuto e ti fa ripetere gli eventi. Ti perdono, lo puoi anche dire, significa affidarsi a quello che è accaduto. Poi, che tu scegli di continuare a parlarci con quella persona oppure no, oppure non importa, non importa quello, non importa quello è solo un personaggio. La parola persona viene dall'etrusco persu, che significa maschera. Ogni persona è una maschera del divino che arriva nel tuo campo energetico per farti sperimentare un certo tipo di esperienza emozionale affinché tu possa liberarti dalle tue paure, resistenze e attaccamenti all'amore, come nel mito di Amore Psiche. Quindi, perdona cosa vuol dire? Abbi consapevolezza che tutto ciò che è accaduto, che ti ha fatto, ti ha dato una tensioni, dispiaceri, eccetera, è stato realizzato dalla tua anima affinché tu potessi giungere in questa settimana a sentire quella bellezza dove rifiorisci, ok? Ok, vediamo carta a carta cosa ci raccontano. Allora, ci mettiamo questa volta queste qua. Allora, vediamo sulla Fenice. Sulla Fenice, quindi, a cosa si riferiscono? Cosa accade in questa settimana sulla Fenice? 10 di denari, re di bastoni, 2 di denari. Allora, qua mi stanno parlando di un'energia. Qua c'è l'eremita, aspetta, mo ti dico, cosa c'è dopo il 2 di denari? Ah, gli amanti. Mi stanno parlando di un'energia d'amore o di cooperazione con qualcuno, per cui tu potresti avere dei dubbi rispetto a questa persona, a questa connessione. Può essere anche un familiare, un parente, un amico o una situazione lavorativa. Gli amanti è la scelta, no? Con i denari poi sul piano pratico. Può essere anche una situazione d'amore, dove tu puoi avere dei dubbi rispetto a una situazione di stabilità con una persona. Allora, qua c'è un finale e un nuovo inizio. Ora, se questo nuovo inizio è dove tu hai elaborato un certo finale con questa persona, allora tu riversi questa energia nel piano pratico della tua vita. E altrimenti qua c'è una persona che ti sta pensando molto, può essere una persona che sta prendendo una decisione di equilibrare le situazioni con te e la puoi vedere in questa settimana. Quindi sta prendendo, è in procinto di prendere una decisione per equilibrare, come ci insegna il 2 denari, la situazione con te. Va bene? Questo mi stanno dicendo. Ok, dopo vediamo l'amore. Vediamo un po' sulla carta del murale cosa accade in questa settimana e soprattutto rispetto a quello che ti ho detto prima si allega poi a questa carta sì la tua priorità, ristabilire le priorità anche rispetto a come ti dai all'altra persona, rispetto alla consapevolezza che hai quando
ti interfacci con un'altra persona, che l'altro è sempre, cosa significa ristabilire le priorità? L'altro è sempre una tua proiezione. Mettere in equilibrio questo significa dare la priorità alle giuste cose. Cioè, mi spiego, no? La consapevolezza ti fa dare la priorità. Allora, rispetto alla carta del murale, il mago, abbiamo una grande energia creativa in questa settimana. Il mago mi parla di espressioni creative e anche un'intensa voglia di creare. Ah, abbiamo un cavaliere di coppe e la forza. Per alcuni di voi c'è la voglia proprio di recuperare da parte di una persona a livello emotivo, emozionale, amoroso. La voglia di mettere sforzo, impegno, coraggio per un nuovo inizio del tutto nuovo rispetto a prima, finale felice, ricordiamo, ok? Però tu cosa fai con la tua priorità, il murale? Perché tu ristabilisci le priorità in questo caso, sei entusiasta o entusiasta di questa cosa, ehm, prendendo le giuste decisioni però dalla tua prospettiva. Per altre di voi invece qua c'è una cosa che ti motiva a livello emozionale e ti permette di creare, recuperi forza, coraggio, c'è un grande recupero emozionale, ti vedo allegra o allegro nell'essere anche con degli amici o delle persone vicine a te che ti motivano a livello emozionale, vi vedo co-creare insieme, vedo molta creatività perché il cavaliere di coppe sono movimenti emozionali, quindi relativi anche alla creatività con il mago, mi spiego. E qua ti vedo molto coraggioso nel creare un ambiente anche all'interno di casa, anche all'interno del tuo ambiente domestico, che rispecchia la tua identità nuova, chiamiamola così, il tuo essere, non identità, il tuo essere. Qua vedo anche una compagnia che ti propone qualcosa di interessante, di eccitante, può essere un progetto creativo, qualcosa, una collaborazione, qua abbiamo due mani che si stringono, una collaborazione creativa, una collaborazione che ti fa piacere in questa settimana, può essere a livello lavorativo o in amicizia. Ok, vediamo sulla carta perdono, del perdona. Tre di bastoni, regina di spade, 6 di coppe, chiarissimo, un perdono del passato. Allora qua stai valutando se perdonare o comunque sia stai valutando se perdonare o meno qualcuno, se andare avanti. Allora qua vedo la regina di spade che sei tu, che tu sia uomo o donna non importa, lo attribuisco a te. 3 di bastoni, l'apertura di un nuovo cammino, l'apertura di un nuovo cammino rispetto a situazioni del passato. 6 di coppe. Abbiamo capito come si fa. Qua è possibile che, per esempio, la regina di spade puoi anche non essere tu, è una persona del tuo passato che può chiedere perdono. Se è una persona del tuo passato che può chiederti perdono, però è di sesso femminile, va bene? Invece per il resto per andare avanti devi in questa settimana consapevolizzare il fatto, perché ti vedo rinascere, consapevolizzare il fatto che ciò che è successo nel tuo passato, che ti ha visto sulla difensiva, per andare avanti, eccetera, devi proprio pacificare le immagini con la formula pentacolare. Va bene? Il 7 dei denari, infatti qua abbiamo un voler seminare dentro di te, un voler seminare una nuova consapevolezza rispetto a situazioni del passato. Fammene mettere due altre. La ruota. Sì, 9 di bastoni. C'è un po' di difese alte sulle questioni passate. Ok? Quindi per tagliare la testa al toro, si dice così, la ciliegina sulla torta, in questa settimana la formula pentacolare è l'unica che ti permette veramente di rilasciare quelle ultime energie relative a situazioni del passato che ti hanno visto un po' sulla difensiva, situazioni che è giunto il tempo di fare un cambio, ok? Con la formula pentacolare. Oppure ho fede in te, in quelle immagini. Ok, quindi ragazze mie e ragazzi, questo è per quanto riguarda la parte generale, ok? E adesso passiamo all'amore. Allora, sia che tu abbia qualcuno che non ci sia nessuno, nell'amore andiamo a vedere questa settimana come si sviluppa. Iniziamo con un altro qui cocktail di
cocktail di oracoli sull'amore per te, tenendo fede sempre le carte della Generali, no? Dal 19 al 25 maggio, una, poi due, due e poi ci mettiamo questa. Allora, vediamo amore, fiducia. Questa situazione richiede che tu abbia fiducia, ti chiedono fiducia rispetto all'amore, fiducia in una connessione, fiducia nel divino che ti manda una connessione nuova, fiducia, fiducia, o tra te e qualcuno, fiducia proprio nell'amore. Qua c'è un amore folle, che comporta anche magari tensione, un po' di gelosia, c'è un amore folle. Ah, il fuoco fatuo, tesori nascosti nell'ombra, è chiarissima la stesa. Tu non sai che sta arrivando un amore folle o non sai che una persona prova un amore folle per te. Oppure magari lo sai e c'è qualcosa di molto più profondo in quello che sai. Il fuoco fatuo è proprio una carta grande mistero, anche grande eccitazione, nel senso tesori nascosti nell'ombra, cioè abbi fiducia perché arriva un amore folle o c'è una persona che è follemente innamorata di te, però non lo sai. Cioè, questo mi stanno dicendo, comunque non lo sai. Ecco, vediamo un po'. Vediamo un po'. Energia tua, amore. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi nell'amore in questi prossimi giorni, dal 19 al 25 maggio? Asso di coppe. E c'è l'asso di coppe. Gli amanti. La forza. Beh, ragazze e ragazzi, io nella tua sfera energetica vedo che qua c'è un grande amore. Se la conosci già, qua abbiamo una persona che vuole darsi, vuole offrirsi, vedo condivisione, amore, grande passione, la forza mi parla anche di te, che questa cosa ti fa sentire bene, che ti vuoi dare, anche del coraggio a darsi a questa emozione, a questo amore. Per molti di voi è un amore nuovo, asso di coppe, o il rinnovo di una stessa relazione. È una grande storia, mi dicono qui. Se non c'è ancora, questo è il tuo campo energetico, Cavaliere di coppe, vedi? Cavaliere di coppe. Per alcuni di voi, visto l'altra stesa, è un recupero con una persona. E devi avere fiducia in questo, perché c'è un amore folle. E qua c'è anche chi chiede perdono. Si ristabiliscono le priorità. Vediamo un po' l'energia della persona che ti viene incontro in questa settimana. Se non c'è ancora, questa è la tua energia, il campo energetico, quindi la fiducia, no, che ti hanno chiesto prima. Ok. La fiducia, perché se non c'è ancora, stiamo registrando questo video dal 19 al 25 maggio, se non c'è ancora fiducia perché gli amanti e la forza sono le carte che a livello cronologico rappresentano la tappa dei gemelli e la tappa del leone. Ok? Vediamo un po' se non c'è per esempio ancora. Vediamo un po', è già nel tuo campo energetico, vediamo un po' l'energia di questa persona, di questo amore folle che ti viene incontro nei tuoi confronti. Qual è? Ah, perché c'è l'eremita qua, ok. Il diavolo. 10 di coppe. Io ti dico una cosa,
Può darsi che ci sia silenzio tra te e questa persona, o che sia una persona molto cauta, magari la conosci da poco, è una persona molto cauta, ehm, però qua è in 7 di bastoni, infatti. Possiamo avere una persona che... Fammi vedere il diavolo, adesso ti dico. Ah, 5 di denari. Per alcuni di voi è una persona che si sente carente senza di te, sente molto la tua mancanza. E magari presa da obiettivi egoici, su cui ci sta riflettendo su cui una persona che sta pensando, l'eremita pensa anche al passato, ma grazie al fatto che fa un excursus nel suo passato molto profondo, qua c'è una persona che fa una posizione di yoga. Cioè, grazie al fatto che, ed è anche un saggio, no? Un maestro, una persona che ha meditato molto su il resoconto della sua vita, cercando l'equilibrio in questo momento tra quello che vuole ottenere nella sua vita e quello che a livello sia spirituale che a livello materiale vuole ottenere nella vita, il diavolo. E questa è una persona che arriva con una grande consapevolezza perché il resoconto della sua riflessione è che c'erano molte dipendenze di natura egoica, molti attaccamenti anche alle immagini materiali, no, della vita, 5 denari, che gli hanno dato perdita, perdita. E qua abbiamo un 10 di coppe bellissimo che mi parla di una grande armonia che vuole ritrovare con te. Se non la conosci è una persona che ha fatto questo viaggio interiore, ed ha una bellissima energia col 10 di coppe. Fammi vedere sul 10 di coppe. 4 di denari, 10 di spade, vedi? Sia che tu la conosca, sia che non la conosca, questa è una persona che sta cercando di riprendersi da un'elaborazione animica molto potente, molto forte, molto dolorosa, ed è come se, per esempio, se la conosci da poco, può apparirti come una persona, o comunque sia, se stai vivendo questa relazione anche da poco, una persona che vuole mantenere una certa... vuole conoscerti una certa amicizia e quindi lo vedi un po' chiusa questa persona col 4 di denari, no? Però ti dico, abbi fiducia qua, il fuoco fauto, tesori nascosti nell'ombra, perché è una persona che dagli fiducia, anch'io gli darei fiducia, va bene? Se la conosci da poco, la stai conoscendo da poco, perché è come se stesse riassestandosi nella sua stabilità emotiva. Vediamo alla fine cosa succede per te in amore in questa settimana. Infatti abbiamo Re di Spade qua. 10 di denari, sì, 6 di coppe. Questa è una persona, molte di voi è una persona che vuole recuperare, punto e a capo, fare un punto e a capo, una persona che vuole recuperare con te, è una persona che conosci bene, 6 di coppe, una persona del passato, per molti di voi, per alcuni di voi è una persona che vuole recuperare e tu hai incontrato un'altra persona, c'è l'asso di coppe qua su di te e dovevi fare una scelta, però per un gruppo di voi, perché per un gruppo più sostenuto è una persona che conosci già. 6 di coppe, 10 di bastoni, vuole risolvere situazioni pesanti del passato, legate alla famiglia, forse a tutti questi 10, no? Situazioni che giungono al termine. Vediamo energia positiva per te in amore. Asso di spade, comunicazioni ci sono per te al positivo, ci sono 2 assi qua. Comunicazioni, una nuova, guarda c'è il carro qua, comunicazioni per spostamenti di avanzamento, un inizio che parte da un'ottima comunicazione, da un'ottima consapevolezza, da una chiarezza mentale. Vediamo energia negativa. Cavallo di spade, energia negativa, vedo della tensione tra te e questa persona qui, o c'è stata una discussione, o uno ha voluto prevalere sull'altro, c'è stata tensione brusca, cose brusche, ecco, si vogliono risolvere queste cose qui. Fammi vedere questo Re di Spade, che energia ha nei tuoi confronti. Che tu sia uomo o donna non importa, 8 di Spade, una persona che si è sentita molto frustrata, può esserci stato un blocco. Re di Spade, energia nei tuoi confronti. La voglia di collaborare con te, 3 di denari, la voglia di creare, di fare dei piani insieme, facciamo questo, facciamo quest'altro, magari in passato
Scusate ragazzi, si era spento il video e stavo dicendo magari in passato non si potevano fare degli accordi per una famiglia, qui vedo situazioni familiari che possono giungere al termine, si riparte con una buona comunicazione, situazioni di tensione legate a degli obiettivi personali che aveva questa persona che l'hanno resa comunque, gli hanno dato una perdita insoddisfatta. Vediamo un po' cosa abbiamo sull'asso di spade ancora. Energia positiva, re di denari, una persona affidabile. Allora, qua abbiamo un re di denari, una persona affidabile che ha delle responsabilità, qua abbiamo il cavallo di bastoni, una persona che con slancio e con anche una certa responsabilità, vedo una persona responsabile qui che parla chiaro. Ci sono delle questioni riguardanti qua delle responsabilità che questa persona ti vuole spiegare, che hanno dato una certa pesantezza, responsabilità riguardanti situazioni che in passato o nel recente passato possono aver dato una certa pesantezza che l'hanno vista più rigida questa persona. Con 10 denari mi parla di questioni legate alla materia, alla casa, alla famiglia. Vediamo un poco questa... Allora, 10 denari. Il giudizio, quasi sono, c'è una rinascita per quanto riguarda questa situazione qui. Il giudizio è proprio la rinascita in questo caso. Paggio di coppe, una rinascita, un'apertura di cuore. Vediamo che energia ha il re di denari nei tuoi confronti. L'asso di denari. Qua vedo una persona molto responsabile, sai? Molto responsabile, molto affidabile. Te l'avevo anche già detto qua, che è una persona che ha avuto una grande introspezione. Una persona che conosci bene, vuole dare stabilità e anche fiducia. E qua richiamiamo la carta fiducia, no? E riconducendoci a queste altre carte qui, tesori nascosti nell'ombra, magari può sembrare una persona più pacata, ma non è così, qua c'è amore folle, fidati, mi dicono, perché qua c'è l'asso dei denari che è un'opportunità vera, importante, mi raccontano, ok? Ok, vediamo adesso con i miei potenti oracoli lui-lei, che non lasciano lo spazio al dubbio, qual è la profondità di questa persona che sembra non esprimere come penseresti tu. Lo sgamiamo subito con i miei oracoli. Vediamo la profondità di questa persona. Per tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi, i miei oracoli li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Ho sempre voluto te, lo capisci? Questa è una persona che magari può averti fatto credere che non ti dedicava abbastanza attenzioni o può averti messo da parte. Ho sempre voluto te, lo capisci? Però entriamo in questo momento nella fase in cui vediamo questa persona molto responsabile. Cos'altro? Sei bellissima o bellissimo. Io non mi abbasso a mercanteggiare. Mi fanno vedere qua, si sta delineando la personalità di una persona appunto che è un po' più rigida, cioè meno predisposta a livello emozionale, però qua con queste carte io ti dico che è una persona molto introspettiva, magari non lo dà a vedere. Io non mi abbasso a mercanteggiare, ho tutto o niente. Ho tutto o niente. Vediamo un po', voglio vedere una cosa su questa persona con gli Osho Zen. Una nuova visione ha del rapporto. Noi siamo il mondo, ti dice. Ah, c'è molta intensità nel voler realizzare una creazione con te qua, c'è molta intensità. Con molta intensità va verso la creazione di questa cooperazione con te, di questo... Noi siamo il mondo, dice, cioè costruiamo il mondo, questo è il 10 denari e questo è il 10 denari. È come se potesse, come se avesse avuto questa persona un'epifania, cioè questa rivelazione, una nuova visione del fatto che la stabilità è con te e vuole determinarla. Vediamo una persona con tutti questi assi.
molto intenzionata a recuperare, a fare. È in viaggio, vedi verso di te, in viaggio. Guarda qua il condizionamento, l'abbondanza. Questa mi stanno delineando proprio l'aspetto, il percorso che ha fatto questa persona. Questo è il diavolo, come ti ho detto qua, l'abbondanza e il re di denari. È una persona che è stata molto interessata alla vita materiale e ne ha fatto le spese con l'eremita, no? E quindi mi viene in mente una storiella buddista. Allora c'è un discepolo che va dal maestro e dice: Maestro, 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 vi prego, mi prenda con lei, mi prenda con lei. Io sono sempre stato ligio al mio dovere, ho sempre seguito la disciplina, non ho mai fatto niente di male a nessuno, sono sempre stato un ragazzo di un certo tipo, no? Mi prenda con lei, maestro. E il maestro gli dice: allora, prima vai, ruba e poi torna da me. Cioè, per dire, se non fai il viaggio octonio nell'abisso della materia, dell'abisso non della materia, non è corretto dire così, il viaggio nelle profondità dell'oscurità, dell'assenza di luce, laddove non la vedi, no? L'ego tante volte, no? Allora non puoi trasformarti senza l'esperienza. E quindi abbiamo una realtà qui di questa natura qui, ok? Ok, vediamo un po' cosa ti dicono questi altri oracoli. Qui ed ora, proprio questa settimana, respirare, torna all'equilibrio. Sì, vedo l'incontro con questa persona, la tribù per me è l'incontro, no? C'ha altri significati, però nel caso dei tarocchi che sono usciti, qui ed ora, questa settimana, respirare, mi dice prima di tutto respira. Ci sarà un incontro, stai tranquilla o tranquillo, ci sarà questo incontro. E soprattutto qua è un incontro che vuole portare pace, scambiarsi i doni, vedi qua c'è una sorpresa, torna una certa pace, un certo equilibrio, ok? Quindi, ragazze mie e ragazzi, detto questo, io concludo qui. Vi auguro una settimana meravigliosa, ti abbraccio fortissimo, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!